Una bambina cieca, un orsacchiotto magico e una villa maledetta da cui fuggire. No, non è l'inizio di una barzelletta, è Out of Sight, un horror puzzle con atmosfere cupe e una narrativa densa di tensione che strizza l'occhio. No, scusate, che fa l'occhiolino. No, scusate, che somiglia a titoli come Little Nightmares e Among the Sleep. Ma vale davvero la pena giocarlo? E soprattutto, vale davvero la pena giocarlo in VR? Rimanete fino alla fine perché ci sarà da discutere proprio su questo aspetto. Assicuratevi di non avere occhi se non per questo video fino alla sua fine. Sigla! La paia di Ben! La paia di Ben! La protagonista è Sophie, una bambina cieca, rapita e intrappolata all'interno di questa villa enorme e sinistra, che è teatro di rituali oscuri. L'unico suo legame col mondo è Teddy, il suo orsacchiotto che tramite una strana magia le consente di vedere attraverso i suoi occhi. Da questo momento in poi il giocatore vestirà i panni di Teddy in realtà, guidando Sophie nella sua fuga mentre schiva nemici, risolve enigmi e cerca di scoprire i segreti di questa dimora maledetta. La narrativa funziona molto bene, è semplice ma è molto efficace, riesce continuamente a mantenere alta la tensione e soprattutto i ritmi sono molto serrati. Il giocatore viene tenuto letteralmente incollato a questo gioco dai suoi ambienti e dalla minaccia costante che incombe su Sophie. Beh, insomma, se finora vi sono sempre piaciuti i racconti in stile fiaba nera, beh, qui troverete pane per i vostri denti. Dunque, il gioco nasce flat e si vede. La versione VR infatti non è altro che una mod realizzata dal team Flat2VR e purtroppo le conseguenze si fanno sentire. Il comparto grafico è di ottima qualità, attenzione, con ambientazioni cupe e distorte che riescono a trasmettere una costante sensazione di disagio. I modelli sono inquietanti e grotteschi al punto giusto. Gli ambienti inizialmente sembrano troppo grandi se proporzionati a Sophie, ma poi, quando si accetta l'idea che stiamo guardando tutto attraverso gli occhi di un piccolo orsacchiotto, e beh, allora la prospettiva cambia. Sul piano tecnico il gioco effettivamente gira molto bene anche a dettagli epici. Parlo sulla mia 3070 Ti. Ma il prezzo da pagare è molto alto. La GPU lavora costantemente al limite, surriscaldandosi e facendo urlare la triventola forse come non l'ho mai sentita. Tanto che dopo 50 minuti ha cominciato a fare anche dei rumori strani e ho dovuto prendere una pausa e raffreddamento. Anche abbassando i dettagli ad alto, il carico comunque resta elevato. E ripeto, è un classico problema delle versioni VR di giochi flat non ottimizzate per realtà virtuale, dove generalmente la scheda grafica lavora circa 2 volte e mezzo rispetto a un gioco flat senza reali vantaggi di immersione. Se prendiamo per esempio The Midnight Walk, che è sì un gioco flat, ma il suo supporto VR è stato ottimizzato dagli sviluppatori, beh ecco, questo problema per esempio in quel gioco non c'è. Il gameplay alterna due prospettive. In prima persona quando Sophie tiene in braccio l'orsacchiotto e in terza persona quando l'orsacchiotto viene posato in punti specifici per osservare la scena in terza persona e muovere a distanza Sophie. Le sezioni in prima persona ovviamente sono molto più immersive, però non aspettatevi interazioni manuali, perché i controller VR funzionano solo come un gamepad e per ruotare la visuale. Il cuore del gioco è fatto di nascondigli, enigmi ambientali, tensione costante, ogni rumore può attirare l'attenzione dei nemici che si aggirano all'interno della villa dandoci la caccia, ci sono trappole sonore disseminate ovunque, fili collegati a campane, trappole per topi, bottiglie, oggetti fragili, e queste cose aumentano la pressione durante quelle fasi stealth. Gli enigmi crescono gradualmente di difficoltà, chiedono attenzione e uso intelligente degli oggetti nell'ambiente, tuttavia ho trovato inizialmente il dover controllare Sophie in terza persona un po' scomodo e poco reattivo, mi confondevo proprio con i comandi, complice anche il level design che inizialmente sembra sproporzionato, come vi dicevo. Poi, ripeto, ripensi al fatto che il tutto è filtrato dalla prospettiva di un orsacchiotto e quindi Sophie vede se stessa in terza persona e quindi deve muoversi da un punto di vista esterno e quindi capisci un po' quel senso di disorientamento,
quello che non capisco è se è voluto oppure no. Tra i pregi di questo gioco abbiamo una buona narrativa horror fiabesca, ambienti curati e carichi di tensione, costante senso di pericolo, puzzle ambientali ben pensati e un'ottima atmosfera in stile Little Nightmares. Tra i difetti, la versione VR è solo una mod, quindi niente interazioni manuali, nessun vero vantaggio immersivo se non il potersi guardare intorno, carico pesantissimo sulla GPU se giocato in realtà virtuale e poi controlli in terza persona un po' macchinosi, almeno all'inizio. Ma quindi Ben, vale la pena giocare Out of Sight in VR? No. Cioè, la mod di Flat 2 VR è tecnicamente ben fatta, però non aggiunge effettivamente nulla di così immersivo all'esperienza. Nessuna interazione VR, nessun movimento naturale con le mani, solo la possibilità di ruotare la testa e guardarmi intorno, a discapito però della mia povera GPU che viene spremuta al massimo. E direi senza motivo. Vale invece la pena giocarlo in flat? Assolutamente sì, se avete amato titoli come Little Nightmares e Among the Sleep. Qui trovate esattamente un altro horror puzzle fiabesco di ottima fattura da aggiungere proprio alla collezione di questi titoli. Non è rivoluzionario, però riesce a tenervi incollati anche solo per il gusto di scoprire cosa succederà dietro quella porta, cosa si nasconde dietro il mistero di questa villa e soprattutto si riuscirà a fuggire da quest'incubo? Bene ragazzi, questo era il primo di comprare su Out of Sight, titolo che per le motivazioni appena elencate vi suggerisco. Se lo stavate aspettando e questo video vi ha aiutato a decidere, e allora lasciate un like e fatemelo sapere tra i commenti. Se lo state giocando, fatemi sapere sulla vostra esperienza. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti, contribuite alla baia lasciando qualche doblone nel forziere utilizzando il tasto grazie sotto al video. Dal Capitano Ben è tutto. Vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto Marmaglia. Ho ho!